Abituati ad ogni sorta di narrazione, letteraria, informatica, mediatica, teatrale o cinematografica, su pagine di carta o su schermi, anche in formati tridimensionali che ci accerchiano e ci inghiottano, gli spettatori moderni guardano le figure austere e le storie dell'arcana pittura di Giotto da lontananze ormai rispetto a quella che in passato aveva separato il mondo medievale dall'era moderna. Eppure, infallibilmente, il racconto giottesco cattura lo sguardo e va a toccare le corde profonde della sensibilità dello spettatore, sia esso più o meno disposto, preparato o colto. Moltissimi sono gli studi specialmente dedicati alle due grandi opere narrative di Giotto, il ciclo di Assisi e quello di Padova, che sono le due palestre del nascere di una nuova civiltà figurativa, l'una subito prima, l'altra subito dopo la soglia dell'anno 1300. Diciamo subito che Giotto è narratore sempre, sia che si misuri con grandi cicli ad affresco, sia che si impegni nella fabbricazione di oggetti liturgici, pale d'altare, croci dipinte, ovviamente di natura ed intenzione specificamente iconiche, sia anche quando sceglie un singolo episodio storico e lo trasforma in una sbalorditiva messa in scena di eventi e di emozioni. Quali sono dunque gli ingredienti di questa vocazione al racconto che distingue Giotto da qualsiasi precedente artista medievale? Potremmo forse riassumerli in due punti essenziali o in due gruppi di fattori che ovviamente poi nelle sue opere si intrecciano e dialogano l'uno con l'altro in un nesso organico ed impeccabile. Il primo ha a che fare con lo spazio della narrazione, e include quindi la scenotecnica di ogni episodio, riquadro, gli elementi architettonici e paesaggistici dell'ambientazione, la gestualità dei personaggi, ma ha anche a che fare con lo specifico spazio che accoglie il dipinto, quindi lo spazio liturgico di una chiesa o di una cappella, con le sue necessità e abitudini. Infine, ha, quale protagonista assoluto, lo sguardo dello spettatore, la cui posizione rispetto al dipinto ne permette la lettura e la comprensione, situando l'osservatore nel cerchio magico della narrazione stessa. Come se fosse possibile entrarvi e partecipare a quello che Giotto racconta. Il secondo macro fattore attiene invece all'interesse che Giotto manifesta verso la psicologia umana, verso gli affetti, le emozioni, le reazioni dei personaggi agli eventi raccontati, tanto da costruire un vero e proprio tessuto di interazioni psicologiche tra le figure dipinte, che così sembrano vere e umanissime, come mai prima nella pittura a soggetto sacro o profano. Il tempo del racconto, questa dimensione impossibile prima del cinema, emerge da questo incrocio di elementi, affidato all'immaginazione dello spettatore, che viene guidato, orientato, sospinto e che con la sua memoria, le sue associazioni visive e mentali, il suo sapere e la sua immaginazione ricostruisce lo svolgimento dell'azione che il pittore in realtà rappresenta solo scegliendone il momento chiave e più drammatico. Questo insieme di elementi è già tutto nell'opera con la quale Giotto fa letteralmente irruzione nella scena pittorica del suo tempo, scegliendo il luogo più rivoluzionario e più centrale del 200, la Basilica di San Francesco d'Assisi. Essi spiccano con il loro fondo rosso e caldo nel contesto degli altri riquadri del ciclo, più convenzionalmente a fondo azzurro, e si impongono per la struttura compositiva binaria con cui è raccontata la storia di Esaù e Giacobbe,
non a caso gemelli. In ambedue i riquadri, ambientata nell'identico spazio, la camera da letto del vecchio Isacco, semisdraiato sul letto e accecato dal tracoma. Le due scatole spaziali che ospitano i personaggi sono tra loro identiche e replicata quasi identicamente è la figura del vegliardo Isacco disteso sul letto, la cui diversa gestualità tuttavia, proteso verso Giacobbe nella prima scena, in atto di tirarsi indietro da Esaù nella seconda. Suggerisce per l'appunto lo svolgimento temporale dell'azione, quasi secondo il sistema dei minimi spostamenti delle sagome, tanto più tardi adottato dai cartoni animati. Gli altri personaggi invece ruotano. Dal colorito racconto biblico vengono estratti i due momenti di più acuta drammaticità. Uno stratagemma questo che suona quasi come una firma autografo del maestro, che per tutta la vita seguirà questo principio guida, mutandolo ed arricchendolo via via. Il primo riquadro mostra i due congiurati, Rebecca e Giacobbe, davanti al cieco Isacco sorretto da dietro da un'ancella. Madre e figlio, protagonisti attivi dell'azione, sono immediatamente visibili in quanto tali, inquadrati dalle tende, che si aprono attorno a loro come rivelando gli attori di una scena teatrale. Il ruolo decisivo di Rebecca si vede chiaro dal suo gesto, è lei che apre la scena sollevando la tenda. Giacobbe è aureolato e ha lo sguardo assorto e sereno, come chi sa di essere il prescelto dalla provvidenza. Dietro di lui, Rebecca ha occhi acuti e intriganti, forse un po' maligni, come se il pittore non potesse esimersi dal giudicare il suo ruolo di traditrice di uno dei suoi figli. Il nodo narrativo del racconto è visualmente espresso nell'intrecciarsi delle mani di Isacco e di Giacobbe, una specie di viluppo inestricabile che suggella la scelta della provvidenza, attorno al quale le figure sono come immobili, ognuna stagliata nel compito cui è destinata. Nell'altro riquadro, invece, sembra che un vento impetuoso abbia messo in moto uno spazio centrifugo, il cui perno, più ancora che la figura di Isacco, è l'immota figura dell'ancella. È un'invenzione sublime, degna di una tragedia greca, consegnata al centro della rappresentazione assorta e come priva di sentimenti. Da lei si sviluppano le direttrici che reggono lo schema della composizione. Sulla sinistra Esaù, proteso verso il padre, con la sua inutile scodella di cibo. Il padre, che si ritrae da lui sulla destra, le due centrifughe di Rebecca che fugge verso il vuoto del fondo, lasciandosi cadere la tenda sul capo, come se l'atto della tragedia, da lei aperto, sollevando la medesima tenda, ora si stia chiudendo. E di Giacobbe, oggi quasi cancellato dai danni all'affresco, ma ancora discernibile, che oltrepassa la soglia della stanza del padre e fugge per mettersi in salvo dall'ira del fratello. Questa capacità di estrarre da qualsiasi materiale letterario e da tutti i precedenti figurativi il nucleo drammatico più acuto di ogni episodio e di saperlo comunicare, non affastellando dettagli, ma puntando su una concentratissima significatività della composizione e delle figure, è il filo rosso che lega tra loro le opere della carriera giottesca, e nonostante il dato pratico e reale legato alle circostanze della produzione e dell'organizzazione del lavoro medievale. L'autografia di Giotto, insomma, va cercata quasi più nell'invenzione rappresentazionale e drammatica che nel dettaglio pittorico, pur in genere stratosfericamente alto. La partecipazione di aiuti e assistenti, più o meno ampia a seconda delle occasioni, deve essere resa necessaria molto presto, già subito dopo le storie di Isacco che con la loro impressionante qualità devono aver sancito il successo del maestro, a cui venne immediatamente affidata la regia del cruciale ciclo delle storie della vita di San Francesco, sottostante a quello testamentario nella navata della Basilica. Il ciclo francescano,
Si propone dunque subito come una specie di romanzo moderno e avvincente, il cui protagonista è un uomo di Assisi, vicino al ricordo e alla comune esperienza dei suoi cittadini, che sono i primi a popolare e a frequentare la sua basilica. Nel 200 in tutta Europa si stava generalizzando il gusto per il romanzo cavalleresco e d'avventura, costruito a blocchi e capitoli attorno ad un personaggio centrale. Era anche un rivolgimento sociale, si può dire sociologico. In Francia, in Germania, in Italia, il pubblico alto e medio-alto cominciava ad andare matto per questo genere di lettura, tanto più abbordabile e divertente rispetto alle storie sacre, e il libro genere, pur sempre elitario, non era più l'appannaggio dei soli chierici. Nella storia di Francesco, questo vento nuovo, questa voglia di più ampi confini si avvertono chiaramente e danno luogo ad una nuova attenzione per il mondo che circonda l'uomo, per i paesaggi urbani in cui esso vive, per i diversi nuclei sociali che coesistono l'uno accanto all'altro nella città. Ma vi appare la popolazione delle città, vi compaiono le donne, i personaggi sono vestiti alla moda contemporanea, le architetture sono quelle che i cittadini di Assisi potevano conoscere e in certi casi avere quotidianamente sotto gli occhi, come nel caso del cosiddetto Tempio di Minerva, realmente esistente ancora oggi nella piazza di Assisi e scelto da Giotto come sfondo della prima scena del racconto, l'omaggio di un uomo semplice. Giotto è la figura più importante della pittura italiana fra la fine del 200 e i primi del 300. Anzi, possiamo dire che è un personaggio di dimensione europea, perché grazie a lui la pittura ha preso la terza dimensione. Giotto era nato in un villaggio del Mugello e fu a Firenze come allievo di Cimabue, e la sua arte ci è nota soprattutto per un ciclo di affreschi realizzati per la famiglia Scrovegni a Padova. È un importantissimo ciclo in buono stato di conservazione che raffigura la vita di Cristo e nella base delle pareti alcune allegorie monocrome e nel fondo un gigantesco giudizio universale. Giotto fu attivo in molte altre città italiane, a Napoli, Roma, Assisi, Rimini, Verona e Milano. Di questa gigantesca produzione, il ciclo degli Scrovegni, dal quale abbiamo estratto la scena del pianto sul Cristo morto, è senza dubbio non solo l'unico pezzo conservato completamente, ma deve essere stato nell'epoca uno dei più importanti e più significativi. Il ciclo è eseguito a buon fresco, l'unica cosa che viene rifinita a secco è il cielo, che è fatto con del lapislazzulo disposto a secco su di un altro colore. Questo ciclo di affreschi non ha avuto grande eco nella pittura della regione. Lo ha avuto a Padova, ma molto limitatamente. A Venezia era del tutto sconosciuto. L'affresco, che è un rettangolo ma quasi quadrato, è costruito con una sapienza che vale la pena di analizzare tratto per tratto. Prima di tutto la figura principale del Cristo è disteso al suolo ed è circondato da una serie di personaggi che compiangono, lamentano l'accaduto, e tra questi personaggi ricordiamo la Vergine, la Maddalena, alcuni apostoli ed altre due figure di apostoli in piedi a destra, mentre tutte intorno le figure sono disposte in vari atteggiamenti. In alto, nel cielo,
C'è una serie di angeli i quali esprimono il loro dolore con una gamma assai variegata di gesti ed espressioni. Il paesaggio è affrescato con una straordinaria economia. È praticamente un paesaggio allusivo. Abbiamo solo gli elementi fondamentali, cioè la roccia, l'albero, ma non si tratta mai di una descrizione naturalistica veritiera, soltanto di una descrizione simbolica. Un fatto molto importante per leggere un affresco di Giotto è esaminare la gestualità delle varie figure. In questo periodo ogni gesto, atteggiamento hanno un preciso significato. Questo linguaggio dei gesti, che ai tempi dell'artista doveva essere ben compreso da tutti, è un linguaggio morto e solo negli ultimi anni si è tentato di ricostruire i vari significati dei gesti. Non solo le espressioni del viso, ma anche la gestualità delle mani e del corpo. Osservando i vari partecipanti a questa scena, mostrano una rosa di espressioni che sono tutte espressioni di dolore nel repertorio dell'epoca. Dolore che a volte prorompe, a volte è trattenuto come nelle mani degli apostoli a destra dell'affresco. Una tiene le mani giunte, segno di un grandissimo dolore, ma non ancora di disperazione. La disperazione la si nota negli angeli, ognuno dei quali esprime, manifesta la propria lacerante condizione con una espressione sia delle mani che del volto. È impossibile analizzare un affresco di Giotto se non si tenta di mettere attentamente a fuoco la gestualità. Quello che è interessante è che la prima opera di Giotto è il Crocefisso di Santa Maria Novella, che già esisteva intorno al 1312. Questo crocefisso, che è ben conservato e che è ben anteriore alla Cappella degli Scrovegni, indica che il linguaggio di Giotto già a quell'epoca era completamente formato. Il linguaggio che Giotto fin dalle prime sue opere ha diffuso per tutta l'Italia, da Napoli fino a Verona, da Milano a Rimini e Firenze, è molto simile a quello della Cappella degli Scrovegni. Intorno al 1320 l'arte di Giotto ha subito una evoluzione. Quei problemi di massa, quei problemi di corposità, insiti in uno spazio di tridimensionalità, si stemperano, si addolciscono. Il passaggio fra la prima e seconda maniera si possono trovare nella Basilica di Santa Croce a Firenze, dove due cappelle, quella Peruzzi, dedicata a Giovanni Evangelista, e quella Bardi, dedicata a Francesco d'Assisi, mostrano proprio il passaggio da una fase classicheggiante, monumentale, corporea, ad un fare di figure più allungate, più ritmiche, più goticheggianti. La fase finale dell'opera di Giotto possiamo analizzarla sempre nella stessa Santa Croce, è indicata dal polittico della Cappella Baroncelli. È una fase in cui la ricerca prospettica cede agli effetti cromatici lineari e ritmici. In Giotto abbiamo una evoluzione come in tutti i grandi artisti. Evoluzione che approda ad una anticipazione di quella che poi sarà l'arte gotica fiorentina alla fine del secolo. L'apertura che Giotto indica alla pittura dell'Occidente europeo è fondamentale. Non bisogna dimenticare che è altrettanto fondamentale la rottura che ha avuto rispetto al mondo della tradizione bizantina. C'era stata già una serie di movimenti in Italia, soprattutto a Firenze e a Roma, che indicavano già una nuova maniera, un nuovo modo di concepire il mondo formale. Con Giotto la rottura è definitiva. L'Italia e dietro di lei l'Occidente europeo avranno una delle vicende più ricche e prodigiose di tutta la pittura mondiale.
La pittura di Giotto non è soltanto un'apertura verso la terza dimensione e la corporeità verso l'individuazione delle figure nello spazio, ma è un'apertura che abbandona la vecchia iconografia tradizionale, aprendo una gamma infinita di modi e di soluzioni per tutti quanti i soggetti sacri e poi profani, aprendo per la prima volta al racconto in una nuova forma.